Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Enantium, compresse rivestite a Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Ultimo aggiornamento, 9 febbraio 2022. Cos'ha Enantium, compresse rivestite? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Enantium, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Enantium, compresse rivestite? Enantium, compresse rivestite ha un farmaco a base del principio attivo dexchetoprofenetrometamolo, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Enantium, compresse rivestite può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Enantium 25 mg 10 compresse rivestite con film. Enantium 25 mg 20 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorios Menarini SA. Concessionario: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo dexchetoprofenetrometamolo. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di intensità da lieve a moderata, quali dolore muscolo-scheletrico, dismenorrea, dolore dentale. Posologia. Posologia adulti. In base alla natura e all'intensità del dolore, la dose raccomandata è in genere di 12-5 mg ogni 4-6 ore o di 25 mg ogni 8 ore. La dose giornaliera totale non deve superare i 75 mg. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Enantium compresse non ha indicato nei trattamenti a lungo termine e la somministrazione va limitata al solo periodo sintomatico. Anziani. Nel paziente anziano si raccomanda di iniziare la terapia al limite inferiore del range di dosaggio, 50 mg di dose giornaliera totale. Il dosaggio può essere aumentato in modo da raggiungere quello impiegato per la popolazione generale solo dopo che sia stata accertata una buona tollerabilità generale. Insufficienza epatica. I pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata devono iniziare la terapia a dosi ridotte, 50 mg di dose giornaliera totale, e devono essere sottoposti a stretto controllo medico. Enantium compresse non deve essere usato in pazienti con insufficienza epatica grave. Insufficienza renale. Nei pazienti con danno renale lieve, clearance della creatinina 60 a 89 ml/min, il dosaggio iniziale deve essere ridotto a 50 mg di dose giornaliera totale, vedere paragrafo 4.4. Enantium compresse non deve essere usato in pazienti con insufficienza renale da moderato a severo, clearance della creatinina a 0,59 ml/min, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. Enantium compresse non è stato studiato nei bambini e negli adolescenti. Pertanto, la sicurezza e l'efficacia non sono state stabilite ed il prodotto non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti. Modo di somministrazione. La compressa deve essere deglutita con una sufficiente quantità di liquido, ad esempio un bicchiere di acqua. La concomitante somministrazione di cibo ritarda la velocità di assorbimento del farmaco, vedere paragrafo EUROS. Proprietà farmacocinetiche EUROS, pertanto in caso di dolore acuto si raccomanda che la somministrazione avvenga almeno 30 minuti prima dei pasti. Controindicazioni. Enantium compresse non va usato nei seguenti casi: pazienti con ipersensibilità al principio attivo, o ad altri FANS, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti nei quali principi attivi ad azione simile, esempio acido acetilsalicilico, o altri FANS, scatenano attacchi d'asma, broncospasmo, rinite acuta, o sono la causa di polipi nasali, orticaria o edema angioneurotico. Reazioni fotoallergiche o fototossiche note durante il trattamento con chetoprofene o fibrati. Pazienti con storia di sanguinamento o perforazione gastrointestinale in relazione a precedente terapia con FANS.
pazienti con ulcera peptica attiva / emorragia gastrointestinale o anamnesi positiva per sanguinamento, ulcerazione o perforazione gastrointestinale, pazienti con dispepsia cronica, pazienti che hanno altri sanguinamenti attivi o disturbi della coagulazione, pazienti con malattia di cronocolite ulcerosa, pazienti con insufficienza cardiaca grave, pazienti con insufficienza renale da moderata a severa, clearance della creatinina a 0,59 ml/min, pazienti con grave compromissione della funzione epatica, punteggio KILD-PUG 10 a 15, pazienti con diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, pazienti con disidratazione severa, causata da vomito, diarrea o insufficiente assunzione di liquidi. Durante il terzo trimestre di gravidanza e l'allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Usare con precauzione in pazienti con storia di condizioni allergiche. L'uso concomitante di Enantium e altri FANS, compresi gli inibitori selettivi della cicloossigenasi 2, deve essere evitato. Gli effetti indesiderati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le seguenti interazioni sono caratteristiche dei farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, in generale. Associazioni non consigliabili. Altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi della cicloossigenasi 2 e dosi elevate di salicilati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Enantium, compresse rivestite. insieme ad altri farmaci come Euroscoumandina Euro, Eurosinturma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Enantium, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Enantium, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Enantium compresse è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento. Vedere paragrafo 4, 3. Gravidanza. L'inibizione della sintesi delle prostaglandine può influenzare negativamente la gravidanza e / o lo sviluppo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Enantium compresse può causare effetti indesiderati come capogiri, disturbi visivi o sonnolenza. In tali casi la capacità di reagire, guidare autoveicoli o utilizzare macchinari può essere compromessa. Effetti indesiderati. Nella tabella sottostante, divisi per classificazione per sistemi ed organi ed elencati in ordine di frequenza, sono riportati gli eventi avversi, probabilmente correlati con dexketoprofene, verificatisi durante il corso degli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La sintomatologia a seguito di sovradosaggio non è nota. Farmaci simili hanno prodotto disturbi gastrointestinali, vomito, anoressia, dolore addominale e neurologici, sonnolenza, vertigini, disorientamento, mal di testa. In caso di assunzione accidentale o eccessiva, adottare immediatamente un'adeguata terapia sintomatica in base alle condizioni cliniche del paziente. Entro un'ora occorre somministrare carbone attivato se sono stati ingeriti più di 5 mg/kg da un adulto o da un bambino. Il dexketoprofene può essere eliminato mediante dialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Derivati dell'acido propionico. Codice ATC. M01A17. Il dexketoprofene trometamolo è il sale di trometamina dell'acido S,2,3-benzoilfenil, propionico, un farmaco analgesico, antinfiammatorio e antipiretico, che appartiene alla classe. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale di dexketoprofene nell'uomo, la Cmax viene raggiunta a 30 minuti, RANCE 15-60 minuti. Quando il farmaco viene somministrato in concomitanza al cibo, la UC non varia, ma, dati preclinici di sicurezza, dati non clinici basati su studi convenzionali di sicurezza farmacologica, di genotossicità e immunofarmacologia confermano che non esistono speciali pericoli per l'uomo. Gli studi di tossicità cronica condotti sui topi, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, glicerolo distiarato, film di rivestimento. L'H secca composta da ipromellosa, titanio diossido, macrogol, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.